Le scienze umane sono un insieme di discipline che studiano l'essere umano e la società nelle loro diverse espressioni. Appartengono alle scienze umane la psicologia, la sociologia, l'antropologia e la pedagogia. E adesso andiamo ad approfondirle. Partiamo dalla psicologia, che è la scienza che studia la mente e il comportamento. O meglio, la psicologia è la scienza che studia la mente e il comportamento, esamina i processi mentali, le emozioni, le motivazioni e le azioni degli individui e dei gruppi, cercando di comprendere come questi fattori interagiscano e influenzano l'esperienza umana. L'obiettivo principale della psicologia è descrivere, spiegare, prevedere e modificare il comportamento e i processi mentali per migliorare il benessere degli individui e della società. Adesso guardiamo la sociologia, che è la scienza sociale che studia la società, le strutture, il funzionamento, i fenomeni sociali, le interazioni tra individui e gruppi, le istituzioni sociali come la famiglia, l'educazione, l'economia, la politica e la religione e i cambiamenti sociali. La sociologia quindi è lo studio scientifico della società, delle strutture, delle interazioni tra individui e gruppi e dei processi sociali che plasmano le nostre vite. In altre parole, cerca di capire come funziona la vita sociale, perché le persone si comportano in un certo modo in gruppo, come si organizzano le società e come cambiano nel tempo. La sociologia poi utilizza diverse teorie e metodi di ricerca per rispondere proprio a queste e molte altre domande. Per esempio usa i sondaggi, le interviste, le osservazioni e le analisi dei dati statistici. In sostanza è una disciplina molto ampia e affascinante che ci aiuta a comprendere meglio il mondo in cui viviamo e il nostro ruolo all'interno della società. Possiamo dire che l'obiettivo della sociologia è comprendere la complessità della vita sociale, spaziando dall'analisi delle interazioni quotidiane su piccola scala allo studio dei processi globali su larga scala. Adesso passiamo all'antropologia, che è la scienza che cerca di comprendere la complessità dell'esperienza umana in tutte le sue forme e in tutti i tempi. L'antropologia è la scienza che studia l'essere umano sotto molteplici aspetti, cioè le sue origini, l'evoluzione fisica, lo sviluppo della società e delle culture, poi i comportamenti, le credenze, le lingue e le pratiche sociali. È in sostanza una disciplina ampia e olistica che cerca di comprendere la complessità dell'esperienza umana in tutte le sue forme e in tutti i tempi. Tradizionalmente l'antropologia è suddivisa in 4 principali branche: l'antropologia culturale, l'antropologia fisica, l'archeologia e l'antropologia linguistica. L'antropologia culturale o socioculturale si concentra sullo studio delle culture umane, delle loro organizzazioni sociali, dei sistemi di parentela, delle credenze religiose, delle pratiche economiche e ancora delle espressioni artistiche e dei cambiamenti culturali. Gli antropologi culturali spesso conducono ricerche sul campo, cioè attraverso l'osservazione partecipante, vivendo a stretto contatto con le comunità che studiano per comprenderne la prospettiva interna. L'antropologia fisica o biologica studia l'essere umano dal punto di vista biologico ed evolutivo. Si occupa dell'evoluzione della specie umana, della genetica delle popolazioni, della primatologia, cioè lo studio dei primati non umani, della paleoantropologia, cioè lo studio dei resti fossili umani e dei nostri antenati, dell'osteologia, ovvero lo studio delle ossa umane, e dell'antropologia forense. L'archeologia studia le culture umane del passato attraverso l'analisi dei resti materiali come manufatti, siti, strutture. Gli archeologi scavano e interpretano questi reperti per ricostruire le società antiche, le loro tecnologie, le loro organizzazioni sociali e le loro interazioni con l'ambiente. E infine l'antropologia linguistica esamina il ruolo del linguaggio nella vita sociale e culturale delle diverse popolazioni umane. Studia come il linguaggio viene usato, come riflette e modella la cultura, come le lingue evolvono e cambiano nel tempo e come le persone si esprimono e comunicano in diversi contesti sociali. E adesso guardiamo alla pedagogia, che è la scienza che studia l'educazione e la formazione dell'essere umano, con particolare attenzione ai processi di insegnamento e apprendimento.
si occupa di analizzare i metodi, le teorie e le pratiche educative, considerando le diverse fasi della vita come l'infanzia, l'adolescenza, l'età adulta e i contesti in cui l'educazione avviene, quindi la famiglia, la scuola, la società e anche altro. La pedagogia studia gli obiettivi dell'educazione, i meccanismi cognitivi, emotivi e sociali coinvolti, i fattori che influenzano il processo educativo, poi studia i metodi e le strategie didattiche più efficaci, inoltre indaga sul ruolo dell'educatore e sui metodi per valutare l'efficacia degli interventi educativi. Il suo obiettivo principale è quello di promuovere lo sviluppo armonico e integrale della persona, favorendo l'acquisizione di competenze, conoscenze, valori e atteggiamenti che la rendono capace di partecipare attivamente e consapevolmente alla vita sociale. La pedagogia, quindi, è una disciplina teorico-pratica che si basa su diverse scienze umane, come la psicologia, la sociologia, la filosofia e la storia dell'educazione. Esistono diverse branche e specializzazioni all'interno della pedagogia, come la pedagogia dell'infanzia, la pedagogia speciale, che si occupa di persone con bisogni educativi speciali, la pedagogia interculturale, la pedagogia degli adulti e la formazione professionale. Oggi abbiamo parlato in modo generico delle scienze umane, però le prossime volte invece entreremo più nel dettaglio e quindi affronteremo argomenti più specifici come il lavoro, la globalizzazione, l'industria culturale, il potere, la religione, la società multiculturale, il welfare e altro ancora. Quindi vi saluto e ci vediamo al prossimo incontro. Ciao a tutti!